ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti in questo martedì 23 settembre del 2025. Ci ritroviamo in questa giornata di Coppa Italia, giornata quindi importante per proseguire la manifestazione, giornata da dentro e fuori con il Lecce questa sera a San Siro. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto chi ci supporta attraverso like, commenti, condivisioni, iscrizioni e abbonamenti. Grazie ragazzi, vi vogliamo bene, ci fate andare avanti. Visto che ai bei tempi che furono, era un po' il nostro premio, un po' il giardino di casa, insomma, volevo chiedere in apertura alla chat, nei commenti, eccetera, se erano, diciamo così, contenti o comunque condividevano la scelta del pallone d'oro a Ousmane Dembélé. Poi ovviamente adesso parliamo di Milan e ci mancherebbe, però 30 secondi giusto per, in teoria, quello che è il premio personale più importante che c'è per un calciatore, cioè il pallone Io d'oro a un sono giocatore contento, che... sì, se vuoi ti dico che sono molto contento perché diciamo che ogni anno i criteri cambiano a preferenza, no? In base a Ogni chi deve anno, vincere. bene o male. Diciamo che dovrebbe essere in base a quanto impatti in quello che vinci in relazione, e Ousmane Dembélé ha fatto 36 gol e 15 assist nel triplete del Paris. Cioè, direi che riassume perfettamente. Nell'anno che abbiamo appena passato è stato il migliore, punto. Cioè, fine dei discorsi. Sono abbastanza d'accordo col premio. Perché poi ci sono anche le votazioni su ma devi votare quello che è più forte, punto, non quello che ha fatto. Va bene, tanto Yamal ne vincerà altri 5 prossimamente, lo sappiamo. Quest'anno per me meritatamente l'ha vinto Dembélé. Quindi scrivetelo nei commenti se no, altrimenti cosa ne pensate, ma per fare un collegamento, come ti cambia la vita in pochi anni, perché Dembélé sembra veramente un giocatore ormai perso, nel senso che ha grandissimo talento, sì, ma discontinuità fatta persona, ma quanto ti cambia la vita un allenatore. Cioè quello Sì, che sta accadendo in parte anche a noi vi con... ricordo che Dembélé al Barcellona arrivava irritato agli allenamenti perché giocava ai videogiochi. 2 anni dopo vince il pallone d'oro con Luis Enrique, cioè fa la differenza questa roba qua. Eh sì, fa tanto la differenza, tant'è che, insomma, lo stiamo vedendo anche sulla nostra pelle quanto cambia avere un determinato tipo di allenatore, un certo status da allenatore, e quanto invece a volte purtroppo invece questa cosa non impatta nel gruppo squadra. Ma a proposito di allenatore, in questo caso del Milan, vediamo invece, Henry, quelle che sono le scelte per questa sera, perché in realtà è una rivoluzione a metà quella di Allegri, che rispetta, devo dire, abbastanza sia l'avversario che la competizione, nonostante comunque noi tra qualche giorno affrontiamo uno scontro diretto, che sembra magari strano a dirsi, ma è uno scontro diretto per andare in testa alla classifica, perché se il Milan dovesse vincere con il Napoli va a pari del Napoli, che ieri sera ha vinto 3-2 col Pisa. Con Eccoci gol di qua. Lorenzo Lucca, direttore, non so se l'hai notato, ha segnato Lorenzo Lucca ieri sera il terzo gol del Napoli. Non Mm. so se l'hai notato, insomma, perché è un gol importante quello di Lucca. Cioè. Sì, non pensiate che è diventato improvvisamente esperto di Lorenzo Luca, gli piaccia questa tanto. Ovviamente eravamo contro il Fanta, ma andiamo avanti. Terracciano in porta, non ridere, Terracciano in porta, Tomori a destra ed Winter, che dovrebbe prendere il posto di Gabbia, quindi l'unico che riposa dei tre dietro è appunto Matteo Gabbia, e non ha tutti i torti Max per me, perché è veramente l'unico che non ha grandissimi sostituti in questo momento. Ed è un motivo anche magari la sfida con Lecce per testare forse l'unico che potrebbe dargli qualche turno di riposo ogni tanto, o se dovesse esserci la necessità deve giocarli in mezzo. Quindi De Winter in mezzo, Pavlovic a sinistra. A centrocampo in realtà la rivoluzione è molto parziale anche qui, quindi con Salma Kerr, Fofana e Rabiot titolari, quindi confermati. Prende il posto di Modric e Ricci, e quello era abbastanza scontato, ma c'è Bartesaghi a sinistra al posto di Estupignan, che non mi sembra neanche una cattiva idea, visto che in parte dobbiamo testare Bartesaghi e in parte Pervis arriva anche da quel mezzo problemino che era figlio della sua sosta nazionale, eccetera, quindi se non lo spremiamo magari meglio. Davanti Jimenez, ancora titolare, e poi Nkunku. Questa forse è
una delle cose principali da tenere d'occhio questa sera, quindi Nkunku titolare davanti. Sì, due Harry. cose, Simo. La prima, Salmaker spero che faccia un tempo, cioè perché vederlo fare la trottola anche stasera, cioè bello, grazie Salmaker, però ci serve al massimo della forma contro il Napoli poi, quindi spero che a Tecame possa dargli un ricambio anche per vedere magari un pochino di più a Tecame stesso e capire che livello ha. E Rabiot per me quest'anno gioca anche i tornei aziendali e interaziendali di calcetto al giovedì sera, quando noi purtroppo non facciamo altro. E bene che riposi Modric, bene che riposi Pulisic, anche lui iper acciaccato dopo la trasferta di Udine e le innumerevoli, diciamo, contusioni ricevute dai giocatori dell'Udinese, e poi Maignan dietro che non torna, anche se era stato annunciato che sarebbe tornato, perché se gioca Questa è la una Champions, situazione da tenere d'occhio, perché in teoria eh, sì, andava schierato questa sera, così come era nell'ottica delle idee di Max. Invece gioca ancora Terracciano, eh, eh, che peraltro in linea teorica era anche la cosa normale se Maignan non si fosse fatto male. Con ogni probabilità avrebbe giocato sì, Terracciano e la Coppa Italia. Però sì, c'è un attimo da tenerlo d'occhio, anche perché non sarà in panchina Maignan, con ogni probabilità. Infatti mm, nei disponibili ci sono Torriani e Pittarella. Quindi lo teniamo ancora un attimo d'occhio, visto che, va bene, domenica è ancora un po' lontana. Insomma, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica sono ancora 5 giorni pieni prima della partita. Però no, no, mezz'occhio. infatti. E Dalla... sono curioso, Simo, di vedere Nkunku. Scusa se ti ho Ah, interrotto. Nkunku dal primo minuto insieme a Santiago contro un avversario, dai, che in queste prime giornate non è che abbia fatto vedere chissà che cosa. Vediamo perlomeno a che livello di forma è Christopher, per capire un pochino che mano può darci anche col Napoli a partite in corso. Dalla panchina ci sono altri nomi, diciamo così, interessanti per magari buttare un occhio a partita in corso. Chissà, l'esordio di Odogu, magari. Vedere a Tecame per un tempo, magari vedere, chissà, Valentin davanti a un certo punto per dare il cambio in Per me Nkunku. Valentien lo vediamo stasera. Quindi è ovvio e evidente che la prima cosa da fare è vincere. Perché comunque Sì. la Coppa ci interessa, visto che non giochiamo nient'altro. Sono da adesso in poi sedicesimi, ottavi e quarti, 3 partite, 2 di semifinale fanno 5 e la finale 6, non è che è un impegno stratosferico oltre al campionato. Quindi bisogna tenerla nella giusta considerazione, tant'è che anche lo stesso Lecce, comunque, nonostante le difficoltà di questo inizio di campionato, comunque mette in giù una formazione che è vicina a quella titolare, molto vicina. Quindi con Fruchtl, portiere di riserva, con Veiga, Gaspare, Thiago Gabriel insieme a Ndaba, che sono i 4 dietro, Koulibaly, Berisha e Elgason a metà campo, con Indri, Tete Morente in mezzo, c'è Camarda a guidare l'attacco. Sì, soprattutto dietro, a parte Gallo, sono i titolari, Eh sì. soprattutto dietro. Poi davanti c'è un po' di turnover, perché non gioca Stulic, perché non c'è Pierotti, insomma, un po' di giocatori cambiano anche in mezzo al campo, però dietro sono i titolari, cioè Gaspar, Gabriel, Veiga sono i titolari, quindi è ovvio che Milan è superiore, deve vincere questa partita e se non vinci c'è un problema, punto primo. Però ecco, bisogna rispettare l'impegno, come hai detto giustamente tu, e questa formazione scelta da Allegri mi lascia intendere, diciamo, che l'idea sia quella, perché altrimenti non metti Rabiot, non metti Salmacher, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere una buona occasione per i Mets, magari anche per sbloccarsi, visto che gioca in casa, con una squadra che in teoria è sicuramente alla nostra portata, se magari si riesce anche a sbloccare in un tempo buono, può essere utile per, insomma, essere così in ritmo per poter far gol e sbloccarsi, anche perché Deve. ancora la situazione Leao non è ben definita per Napoli, Mm. anzi, in questo momento è ancora abbastanza nebbiosa.
quindi se non succedono cataclismi probabilmente a guidare l'attacco ancora una volta col Napoli c'è ancora lui, perché Rafa se recupera comunque recupera dopo quasi un mese e mezzo in attività, quindi vederlo titolare col Napoli mi accontenterei già di averlo a disposizione, quindi col Napoli forse dovrebbe giocare ancora lui, meno che in Nkunku oggi fa una prestazione clamorosa e ci dimostra di essere iper mega pronto. Non lo so, io mi auguro che si sblocchi, cioè deve sbloccarsi, se la partita si mette in un modo, diciamo, positivo, bisogna fare in modo di sbloccare sto ragazzo, ma non che bisogna, cioè, arrivare davanti al portiere, scartarlo, aspettare che arrivi lui e passargliela, ovviamente no, però bisogna metterlo nelle condizioni di trovare un po' di serenità, perché poi quando tornerà Leao lo sappiamo, probabilmente Santiago sarà l'alternativa anche tattica alla presenza di Leao, perché sono due giocatori diversi, però nel frattempo deve sbloccarsi perché è l'attaccante titolare in questo momento qua, anche a Udine ha avuto un paio di occasioni e non le ha sfruttate, come la partita prima, eccetera, eccetera. Bisogna risolvere questa situazione perché cioè, è palese, Simo, che non sono errori di livello, di talento, ok? Cioè non sono errori che Jimenez non è capace a fare certi gol, sono proprio errori di fiducia. Cioè quando Pulisic gli mette quel pallone nella sfida contro il Bologna e non calcia proprio distinto senza nemmeno guardare la porta come fanno il 90% degli attaccanti, ma prova a tutti i costi a saltare il portiere, no? E poi prende palo. È proprio un errore di fiducia, cioè che vuoi essere certo di far gol perché non ti fidi troppo, perché vuoi avere la soluzione più semplice, tra virgolette, no? Invece un attaccante in fiducia calcia, ripeto, senza nemmeno guardare la porta probabilmente, perché se la sente, la fiuta e Certo. segna. E quella cosa lì va ritrovata in lui perché, ripeto, non sono errori di talento, di livello, sono errori proprio di fiducia, da attaccante a secco, classici. Chiudiamo col tabellone. Questo è il tabellone della Coppa Italia, ci vedete in alto a sinistra con il Lecce questa sera. Se dovessimo passare giocheremo in casa della Lazio, perché ovviamente essendoci qualificati fuori, diciamo così, dalle prime 8, insomma abbiamo una testa di serie bassa, testa di serie del Milan è 9, quindi la Lazio testa di serie 8 giocherebbe in casa gli ottavi di finale, scusate, e nel caso dovessimo passare poi si apre una situazione un po' diversa perché una tra Parma e Spezia va a affrontare il Bologna, se passa il Bologna giochi anche in quel caso in trasferta i quarti, altrimenti se dovesse chissà passare il Parma magari giochi in casa, ma insomma, questione ormai del 2026, quindi c'è ancora tanto tempo per parlarne. Henry, grazie. Ciao, grazie a te e vi aspettiamo negli appuntamenti di oggi, quindi Lunch Press, il talk alle ore 16, il post partita questa sera al termine della partita. Spero siano le 23 circa, che altrimenti si va più lunghi. Beh, Però però quantomeno non ci sono i sì, supplementari. solo rigori, però insomma al termine della partita vi aspettiamo. Sì, non si deve andare ai rigori Eh. stasera, perché abbiamo visto anche l'anno scorso tipo la Juve, poi quando vai ai rigori. Mm. Ciao a tutti.